In tanti mi chiedono se studiare lingue straniere all'università sia utile oppure se sia una perdita di tempo. Io mi sono laureato in ingegneria, ma con il tempo le lingue straniere sono diventate il mio più grande asset a livello di carriera e ho da poco cominciato anche una carriera in parallelo basata sull'apprendimento delle lingue straniere. Vale la pena studiare lingue straniere all'università oppure è meglio studiare qualcos'altro e sviluppare le lingue in parallelo? È proprio questo quello di cui parliamo nel video di oggi. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, come al solito. Sono super appassionato di lingue straniere e le uso per lavorare all'estero come project manager. Su questo canale parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta, che tu voglia fare all'università o meno. Credo che sia super interessante. Se ti piacciono le lingue, considera iscriverti al canale. In quali casi vale la pena studiare lingue all'università? Secondo me ci sono 4 casi. Il primo caso, quello forse più palese, è se vuoi diventare un linguista, quindi se vuoi andare a fare ricerca dopo l'università nell'ambito delle lingue, nell'ambito dello studio delle lingue, indipendentemente dal settore. Potrebbe essere lo studio della grammatica o lo studio dell'evoluzione delle lingue o approfondire la fonologia di determinate lingue o come si sono sviluppate nel tempo. Se vuoi diventare un linguista, studiare lingue all'università è esattamente quello che devi fare, anzi te lo consiglio probabilmente. Ho una cara amica che ad esempio studia sanscrito e che è molto interessata a studiare la storia della lingua, come si è evoluta, come è cambiata, qual è il rapporto delle lingue moderne che sono derivate da questa lingua, eccetera, eccetera. Difficilmente un'azienda ti paga per fare un lavoro del genere, quindi se è questo quello che vuoi fare la carriera universitaria è sicuramente la cosa da fare, quindi studiare lingue per poi diventare un linguista, quindi andare avanti con il dottorato dopo l'università, eccetera, eccetera. Il caso numero 2 è se vuoi diventare un traduttore o un interprete. Quindi in questi 2 casi io ti consiglio di studiare lingue all'università perché questa sarà la tua hard skill, quindi sarà la skill più importante per te, la skill fondamentale. Nel mio caso io lavoro come project manager e ho studiato ingegneria, quindi quella delle lingue è una soft skill nel mio caso, quindi è una cosa in più che ho che mi differenzia sul mercato, ma non è la mia hard skill, non è la mia competenza centrale, quella di poter parlare lingue straniere. Aiuta tantissimo nel mio caso, ovviamente, perché parlo un certo numero di lingue, però è una skill secondaria. Se non avessi nessuna idea di come funzionassero tutte le altre cose in azienda, di come gestire un progetto, nessuno mi assumerebbe come project manager perché parlo diverse lingue. Se invece vuoi fare la carriera come traduttore o come interprete, questa deve essere la skill più importante per te, quindi diventa una hard skill e quindi ha senso di nuovo studiare lingue all'università perché è quello che vuoi fare. Punto numero 3 è se vuoi insegnare lingue nelle scuole, indipendentemente adesso dal fatto che siano scuole pubbliche, quindi dovrai fare i concorsi eccetera eccetera, oppure scuole private, quindi scuole per adulti che vogliono imparare una determinata lingua. Ovviamente se hai studiato lingue all'università questo è un vantaggio perché a livello ufficiale, diciamo anche sul curriculum, è questo quello che hai fatto. Se vuoi insegnare lingue in maniera invece privata, diciamo ad esempio online, non è necessario studiare lingue, ti basta conoscere bene le lingue e come funzionano. Io ho diversi amici poliglotti che insegnano lingue online, che però ufficialmente non hanno fatto una carriera universitaria nell'insegnamento delle lingue straniere, ma hanno 20 anni magari di esperienza nello studio delle lingue e quindi hanno maturato anche un'esperienza tale per cui possono insegnare le lingue, quindi sono 2 cose un po' diverse. Queste persone probabilmente non potrebbero lavorare in una scuola e insegnare lingue ai ragazzi perché non hanno la qualificazione, però possono insegnare privatamente ad altri adulti e aiutarli durante il loro percorso. Il punto numero 4 invece è semplicemente se vuoi studiare per passione, se ti piacciono tantissimo le lingue straniere e vuoi studiarle all'università per passione, allora ovviamente nessuno ti impedisce
di farlo. Io per un po' di tempo avevo in mente di prendere una seconda laurea in filosofia, poi tra una cosa e l'altra non l'ho più fatta, mi sono appassionato di lingue straniere, ho iniziato a studiare lingue, ho iniziato a fare altre cose, però era un'idea che avevo per la testa e quindi se ti piacciono le lingue, se è la tua passione, perché no, potresti prenderti una laurea in più che non fa mai male. Quando invece non vale la pena, secondo me, studiare lingue all'università, ma in generale se vuoi lavorare in azienda, ti conviene fare una facoltà economica più magari un Erasmus che ti permette di imparare una lingua o una facoltà di ingegneria e fare un Erasmus che ti permette di imparare una lingua. Come detto, quindi imparare una lingua mentre studi qualcos'altro e qui di nuovo differenziamo hard skill e soft skill, quindi cerca di capire che cosa vuole l'azienda dalle persone, ma se lavori in contabilità l'azienda vorrà una persona che sa fare la contabilità, se lavori nelle vendite l'azienda vorrà una persona che è in grado di comunicare, che è in grado di vendere, che è in grado di negoziare, no? Ovviamente se un negoziatore parla anche una lingua straniera, questo è un punto di differenziazione sul mercato molto forte che potrà portare un'azienda a scegliere il tuo profilo piuttosto che quello di un altro candidato perché parli una o due lingue straniere in più. Però alla base deve esserci la conoscenza tecnica o la capacità di negoziare, eccetera, che sono cose che più facilmente si acquisiscono grazie a una facoltà più economica o di ingegneria che non in una facoltà più puramente concentrata sulle lingue. Il secondo punto invece è se vuoi lavorare per il governo o per un'ambasciata. In generale, in questo caso, conviene fare una laurea come ad esempio relazioni internazionali, che ha una grossa parte legata alle lingue, ma che non è solo lingue, perché non vai a studiare la storia delle lingue così in dettaglio. E questo genere di facoltà di solito ti porta a imparare anche un'altra serie di skill che sono utili in questo genere di casi, o ad esempio anche scienze politiche, perché appunto lo dice il nome stesso, impari un po' a livello economico, a livello di politica come funzionano determinate cose e le lingue sono una parte in più. Rimane, secondo il mio punto di vista, il terreno grigio, chiamiamolo così, del turismo, nel senso che se lavori nel turismo ovviamente parlare lingue straniere è utile, però di nuovo ti servono anche capacità comunicative e di questo tipo. Onestamente, per chi vuole lavorare in questo settore, non saprei bene neanch'io se conviene o non conviene, dipende un pochino da quella che è anche l'attitudine personale di ognuno di noi, che magari una persona è più socievole, magari una persona è più portata per una cosa o per un'altra, quindi non è così semplice nel caso del turismo dire se vale la pena o no. Che tu voglia studiare una lingua all'università o da autodidatta, c'è una cosa fondamentale che separa il successo dal fallimento ed è la capacità di organizzare il proprio studio delle lingue straniere. Ho fatto un video in particolare dove descrivo come organizzare lo studio di una lingua straniera. Se ti interessa il tema, dagli un occhio perché è molto dettagliato. Io ti ringrazio come al solito, mettimi un like e ci vediamo prestissimo. Ciao!